Benvenuti alla scuola di Mastro Livi. Siamo qui nella mia barbieria alla presenza di Luigi Migni. Buonasera. Che vi spiegherà, vi farà vedere, vi illustrerà come si usa correttamente il mano libera sulla mia faccia. Eccomi qua, adesso procederò alla rasatura con il rasoio mano libera al nostro amico Mastro Livi, nonché grande maestro della creazione di questi splendidi rasoi. Procediamo alla barba. Migni, cosa mi dici di questo nuovo rasoio? Hai visto che ha cambiato nome, no? Non è più Grifetto, ma si chiama Grifo. Grifo. Oh. E che mi dici? Come te lo senti sulle mani? Allora, questo acciaio è splendido. È lo stesso del Grifetto. È lo stesso del Grifetto che è del Grifo. Sì. Mi trovavo molto bene con l'altro, però vedo delle nuove geometrie, dei nuovi disegni sulla lama che sono veramente molto belli. Sì. E sicuramente, conoscendo la lama, che è da tempo che la uso, non avrò dubbi né che taglia molto bene, signor Levi. Quindi... Se non hai dubbi tu, figurati io che ci ho messo la faccia. Adesso no? procediamo al discorso che facevo nel video precedente, che come trattare il pennello. Abbiamo trattato per 2 giorni, il pennello è pronto, prendiamo l'acqua calda e andremo a bagnare un attimo il viso prima di passare le creme per le barbe, perché una buona rasatura ha sempre bisogno di una buona insaponatura. Allora prendiamo i nostri prodotti Cella che sono molto buoni, prendiamo la crema veramente sono eccezionali che aiuta a radiare in una maniera, crea un film fra la lama e la pelle che è veramente favoloso. Un ottimo massaggio. Ok, adesso passiamo all'insaponatura. Si bagna, diciamo, e si crea una bella schiuma. Sicuramente non avrò dubbi con questo sapone Cella. Prendi un pochino d'acqua e passiamo all'insaponatura. Se abbiamo caricato troppa acqua va scaricata. Tolto sempre il sapone dalla bocca, per modo che il cliente sta tranquillo. Prendiamo un pochino più di sapone.
quanto sembra l'insaponatura è importante, Anche voi a casa, una bella insaponatura è il 50% della barba, specialmente con il mano libera, è veramente importante. Adesso passiamo alla filatura. In questo caso la coramella che va data, la do poco per fare vedere come si fa, così, molto valida, e abbiamo, in questo caso che è perfetta, andiamo anche a passare la famosa pelle umana del palmo della mano, che diciamo che è quella che è il tocco finale dove che la lama acquisisce il massimo dell'affilatura e la pelle più morbida che abbiamo. Adesso passiamo alla barba. Eccoloci qua. Allora, il rasoio va usato sempre, in questo caso vedi come faccio io, esco verso fuori, perché bisogna, come si taglia un pochino il pane o qualcosa per aiutare la lama a tagliare il pelo. In questo caso è perfetto. Con questo acciaio, è un acciaio favoloso, favoloso. Scorre che è una meraviglia, Scorre non che si è- sente tagliare. Veramente lo sento anch'io che... Ecco perché la mano è importante, perché nell'attimo che noi stiamo parlando io involontariamente ho ridato il filo alla lama. E noi del mestiere, e questo è importante. Eccoci qua. Per scaricare, quindi facciamo così. E involontariamente ripasso un pochino di pelle. Noi giriamo il viso, deve stare comodo, e passiamo alla seconda, al lato. Guardate come faccio, esco fuori, vedi? Esco con la lama, esco. E in questo modo la lama, il mastro living non la sente. E questo è il modo corretto per usare questi rasoi, è uscire così, guarda, a uso come se stavamo tagliando una fetta di pane, perché in questo caso adesso usiamo anche il fondo del rasoio, che in questo caso è perfetto, sono così grandi che l'avremmo fatte a fare. Mi raccomando, l'angolo della rasatura, vedi, deve essere dai 35 ai 40 gradi per una corretta angolazione lama-pelle.
Come avete notato io uso un modo diverso perché ho la mano talmente grande che non posso usarlo in questa maniera perché andrei a coprire tutto il rasoio. Ma voi a casa, con la giusta misura del rasoio, va usato in questa maniera. Io invece per motivi la mano grande, poi da ragazzo quando ero a bottega ho iniziato a usarlo in questa maniera, ma non è la posizione corretta. E abbiamo fatto la prima passata. Allora, ripassiamo al contropelo, possibilmente l'acqua sempre ben calda, l'inverno specialmente, ragazzi, l'acqua, l'inverno deve essere calda. Noi non usiamo molto, diciamo, i panni caldi perché è un'usanza comunque anglosassone, diciamo, il panno caldo si può usare, però noi, diciamo, a negozio, diciamo, i vecchi negozi, il panno caldo non ce l'abbiamo mai usato perché i miei maestri, quando io ero ragazzino che usavo fatto le barbe, non c'era come usanza, ecco, perché invece il nord, dove c'era il freddo e tutto quanto, era comunque. E passiamo al contropelo. Il contropelo sempre, come avete visto non ho toccato più la coramella, quindi non c'è bisogno di passarla sempre, che poi uno, e si passa tranquillamente al contropelo. Anche in questo caso usare sempre, vedete, la mia mano sta facendo un movimento, non so se si vede, ma non taglia dritta come le Bic, ma sta facendo come una danza sul viso. Poi si passa la mano, passandola così si sente dove non taglia. Se si secca troppo la pelle, mi raccomando, specialmente tutte le lame, ma il mano libera non deve camminare mai asciutto. Magari con le dita, seguimi, si bagna sulle dita, sul punto dove senti la barba ribagni e con la lama torni a togliere, diciamo, il pelo che non hai tolto. La lama non deve camminare mai a secco, uno perché fa male al cliente o in questo caso a te la fai, e una perché in qualche maniera perde anche il filo un pochino il rasoio, ok, tanto vedi come lavoro che faccio, che movimento, quindi viene fuori una barba perfetta. Ti posso fermare un attimo, Sì, Migni? dimmi. Beh, io sono pronto a garantire e a giurare. Non mi vedo allo specchio mentre mi radi, ma io non so se tu mi radi con il filo o con il dorso. Credimi. Quello è vero, questo... Credimi. ma di qui è veramente è una cosa. Dato che si è asciugato un pochino il sapone, bisogna riprenderlo e bagnare, perché come ho detto prima bisogna sempre camminare con la pelle ben bagnata. Poi in questo caso non c'è bisogno, però un pochino di coramella no, non guasta mai, ma 2 passate, guardi, così proprio è perfetta. Mi raccomando, la tela poco, usare poco le abrasive perché rovinano i rasoi se sono usati in un modo sbagliato, Ecco, vedi come lavoro. Quando comprate il rasoio di Mastro Livi e avete delle domande da farmi, chiamatemi, sarò a vostra disposizione. Beh, poi
poi chi si accosta per primo al mano libera, i consigli ce ne vogliono veramente tanti, perché sono piccolezze, ma nel gestire una lama, nel gestire tutto, insaponature, l'acciaio, e nel farli il maestro non si discute, ma nella... Ale, una barba con i fiocchi. Eccolo qua. E abbiamo fatto... Io sono tentato di sentire che è un lavoro grande che hai fatto. Veramente un ottimo tema con queste cose. Non si può capire se non si fa... E diciamo, scusi mastro, Sì. mi raccomando, finito il lavoro, asciugare molto bene l'acciaio, con l'asciugamano, e non passare mai, questo anche il mastro Lino ha detto, sul filo. Vede che io sono al limite del filo perché non va passato col panno, poi con la mano si finisce di ripulirlo con un panno caldo. E poi, perché quando si chiudeva il negozio, Mastro Livi, io ero un ragazzino e bisognava passare tutti i forbici rasoi, asciugarli e togliere tutta l'umidità. Okay? Quante volte da ragazzo io vedevo nel paese mio, Allora, i barbieri ce n'erano diversi sul paese, sì. no? E giù con il palmo della mano, e molti stavano sulla soglia del negozio con la pietra, no? Che curavano il rasoio. Adesso, come nella vecchia maniera, si prende, si sciacqua il pennello e si lava il viso. Che rasoio che hai fatto, Mastro Livia, questo grifo è veramente bellissimo, c'è veramente una linea nuova, molto molto bella. Hai visto che i due becchi che assomigliano al grifo sono di una praticità per aprire la lama. Ah, infatti, sì, anche diciamo, quell'angolo Sì, in sì, fondo, sì, infatti, fatto. Mettiamo un pochino di dopo barba, aftershare della nostra cella. Questo è un pochino alcolico, però dà piacere, specialmente dopo in questo caso. In questo caso non c'è stato bisogno perché non ci sono arrossamenti, o forse è stata la grande lama di Mastro Livi o il barbiere che è stato bravo, ma in questo caso prima bisogna passare anche l'allume di rocca, che è un ottimo disinfettante, e diciamo, e se ci sono dei puntini di sangue, che in questo caso non ci sono, o degli arrossamenti, sono molto validi. Poi, come si fa da una bella, un pochino di aria fresca, perché il viso di Mastro Livi è perfetto. Innanzitutto i ringraziamenti a Migni, perché ha fatto su di me una barba come sempre. La sua mano non si smentisce. Grazie. Io vorrei dire, chi non ha provato la rasatura da Migni, sarebbe bene che provasse. Con un rasoio che funziona, non voglio fare il fanatico, ma il grifo veramente non si sente scorrere sulla pelle. Ecco. Il prossimo episodio vorrò parlarvi della manutenzione del mano libera, ma della pulizia del rasoio, la pulizia della lama e la pulizia del manico, esatto. A Migni
a lui adesso la parola. Niente, io ringrazio Mastro Levi perché mi fa lavorare con questi, diciamo, attrezzi, chiamiamoli, è brutto, ma con questi, diciamo, doni della sapienza dell'acciaio del maestro, questi bellissimi rasoi, e devo dire tagliano molto molto bene, gli acciai è molto buono, specialmente questo grifetto ha un acciaio veramente alla portata di tutti e è molto molto valido, lo consiglio a tutti. Arrivederci e alla prossima.